Benvenuti sul canale. Nel video di oggi andremo a provare questa penna 3D. Vediamo velocemente cosa c'è dentro. La penna, l'alimentazione, il supporto per la penna che è a ventosa, dei filamenti, queste dita sicuramente per tenere quello che viene fatto e dei progetti di esempio ed infine le istruzioni. Mettiamo da parte tutto e teniamo solo quello che ci serve. Come primo progetto andremo a creare un quadrato sfruttando i riquadri di questa base. Prima di iniziare però voglio utilizzare la mia action cam per fare qualche ripresa da vicino. Prendiamo 2 o 3 componenti per fare un piccolo piedistallo. Piedistallo semplice per avere qualche ripresa più ravvicinata. Attacchiamo alla corrente. Mentre aspettiamo che la penna scaldi diamo un'occhiata alle istruzioni. Per nostra fortuna c'è l'italiano. Come primo passo dice di attaccarla all'alimentazione fatto, scegliere il tipo di filamento. Se si vede io posso scegliere tra PLA e ABS. Noi andremo a utilizzare questo PLA verde. Ok, abbiamo scelto il materiale e ora appare la temperatura. Come vedete il LED è rosso. Quando diventerà verde potremo inserire il PLA. Dobbiamo selezionare la velocità di estrusione sfruttando questi tasti, che ha da 1 a 8 velocità. Io per ora la lascerò sulla velocità 4. Non avendola mai usata non so qual è la velocità ottimale. Sta iniziando a caricare il PLA. Eccolo che inizia a fuoriuscire. Già asciutto ed è solidificato. Me la fredda subito, infatti è già toccabile. Ora accendiamo l'action cam per le riprese più ravvicinate. Action cam posizionata. La penna è entrata in modalità sleep nel frattempo per evitare di surriscaldarsi. La accendiamo. È ripartita la temperatura. So se riuscite a vederla per bene. Sta salendo.
Ecco fatto, ho creato le mie facce. Purtroppo devo ancora capire bene come dosare. All'inizio sono stato molto impreciso, infatti tra velocità e temperatura non riuscivo ad andare bene. Con l'ultimo ho preso mano, mantenendo sempre la stessa velocità. Ora ripuliamo le 6 facce. La penna nel frattempo è andata in modalità sleep. Alcuni pezzi non sono più riuscito ad attaccarli o a farli precisi, tipo questo, dove sono riuscito ad andare dritto, però all'inizio e alla fine ho avuto qualche problema. Anche questo, mentre mi spostavo, non ho fermato l'estrusione e il pla ha continuato a fuoriuscire. Ora proveremo ad unirli. Posizioneremo una base sotto, poi andremo a mettere una goccia di pla e attaccheremo un riquadro e via via lo faremo con tutti quanti. Abbasso la velocità di estrusione. Facciamo ripartire la penna. Diventa verde sui 165 gradi. Ora puliamo l'estrusore del residuo. Selezionerò una potenza bassa. Mettiamo 2. Potete vedere già iniziare ad andare sulla terza dimensione. Se non si ha un po' di manualità è un po' complesso, infatti ho lasciato molte sbavature. Ecco il primo quadrato di prova. Come potete vedere non è venuto perfetto, però è la prima cosa che ho fatto, infatti si notano le imperfezioni iniziali, però poi successivamente ho iniziato a prendere la mano. Devo ancora capire bene come avviare e bloccare l'estrusione. Il problema principale è capire quanto pla esce una volta premuto il tasto di stop, perché l'arresto non è immediato, infatti, come potete vedere da questo esempio, ne è uscito un po'. Comunque, basandomi sul risultato ottenuto, devo dire che la penna funziona, bisogna solo fare molta pratica. Quindi la penna non è complessa da utilizzare, ora sta andando in modalità slip. Bisogna soltanto fare molta pratica. Poi questo non è un modello, diciamo, da esperto. Potrei definirlo un modello entry level. Vi lascio il link in descrizione se volete provarla. Per lo scarico del materiale vi basterà premere il tasto uscita per 3 secondi e il pla piano piano uscirà fuori. Le istruzioni consigliano sempre di scaricare la penna per evitare blocchi o intasi, quindi
Per questo test è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!